Benvenuti a questa nuova puntata di Fabulastory. Io sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Prima di iniziare la puntata bisogna parlare di fare una piccola premessa. Perché? Allora, qui si tronca per un attimo la serie sui vulcani per concentrarsi su un viaggio che sarà fatto nella mia città natale, ovvero Siena. E saranno alcune puntate crossover con Lorenzo, non perdetevelo. Per questo c'è questo piccolo troncamento, poi dopo riprenderà come al suo solito. La saga sui vulcani finirà quella e quindi tranquillamente, però appunto ci sarà questo piccolo troncamento proprio per parlarne. Benissimo, fatta questa piccola premessa, parliamo della puntata di oggi, che si concentrerà su il ciclo di vita di un vulcano. In alcuni casi, quando il bacino magmatico si svuota durante un'eruzione esplosiva particolarmente violenta, si forma una caldera, cioè una grande conca circolare dovuta al crollo delle pareti del vulcano. All'interno della caldera può a volte formarsi un lago. Un esempio di questo tipo lo troviamo anche in Italia, come ad esempio il lago di Bolsena. Poi ci sono dei laghi che risiedono nelle bocche dei crateri di un antico vulcano, come ad esempio i laghi di Monticchio, nei pressi del Monte Vulture, nella regione della Basilicata. Sulla base di quello detto fino ad ora, gli scienziati hanno classificato l'attività dei vulcani in base alla loro fase di vita in attivi, quiescenti, estinti o spenti. Sono quelli che hanno dato eruzioni negli ultimi anni ed emettono lava in modo costante o periodicamente. Si tratta di vulcani come l'Etna o lo Stromboli, che eruttano frequentemente e per le condizioni di attività a condotto aperto, presentando una pericolosità ridotta e a breve termine. Si tratta di vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi 10.000 anni, ma che attualmente si trovano in una fase di riposo. Si trovano in questa situazione Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Lipari, Vulcano, Panarea, Isola Ferdinandea e Pantelleria. Tra questi, Vesuvio, Vulcano e Campi Flegrei hanno una frequenza eruttiva molto bassa e si trovano in condizioni di condotto ostruito. Non tutti i vulcani quiescenti presentano lo stesso livello di rischio, a causa della pericolosità e per la diversa entità della popolazione esposta. Inoltre, alcuni presentano fenomeni di vulcanismo secondario, come degassamento dal suolo e le fumarole che nell'ordinario possono indurre a situazioni di rischio. In questo stato si possono avere due vie. Il vulcano in questione ritorna in attività perché il serbatoio magmatico non è ancora esaurito, oppure diventa spento o estinto. Si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10.000 anni fa. Hanno cessato la loro attività poiché il loro serbatoio magmatico è ormai esaurito. Tra questi ci sono i vulcani Salina, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Rocca Monfina e Vulture. È un vulcano che non si attiverà più, è praticamente morto. Infine, dopo la morte definitiva del vulcano, sarà preda dell'erosione e con il tempo si potranno cancellare le tracce della sua esistenza. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.